ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Non so se vi siete accorti che l'appuntamento del venerdì è saltato perché sono stata poco bene. Fortunatamente io mi sono ripresa in fretta, sono ancora in via di guarigione, sono un po' raffreddata, magari potete sentirlo dalla mia voce nasale. Comunque, a parte questo, tutto bene, spero di continuare così, spero che anche voi comunque stiate bene. Andiamo al progetto di oggi. Come avete visto in anteprima, oggi vedremo come realizzare quello spettacolo di borsa. È un modello davvero molto semplice ma molto particolare, molto bello. Io per esempio lo amo, spero che lo amiate anche voi quanto me, anzi se provate a realizzarlo mi raccomando inviatemi le vostre foto, taggatemi sui vostri post o sulle vostre storie perché voglio vedere i vostri modelli, perché no anche in altre tonalità di colore. Dunque andiamo per grado. Ho realizzato questo progetto innanzitutto con del cordino bellissimo, ve ne parlerò fra poco. Ho realizzato la borsa su una base ovale 25x9, ho alzato il corpo borsa in maniera semplicissima a punto basso e fin qui ci siamo. Dove sta la particolarità? Innanzitutto ho realizzato ben due tasche. Lasciamo stare quella interna che bene o male secondo me è semplice da realizzare e da andare a fissare all'interno del corpo borsa. Parliamo invece della tasca esterna. Avete visto in anteprima che abbiamo una lavorazione a punto basso normale e poi una lavorazione esterna a punto ventagli. L'esecuzione del progetto davvero è abbastanza semplice, per cui le principianti possono eseguire davvero in tranquillità questo progetto. Ho utilizzato due rocche di amore corda 2 mm di Borgo dei Pazzi Firenze. Ogni rocca è costituita da 500 grammi di cordino, più o meno vi sono 450 metri appunto di cordino. Ho utilizzato la tonalità 615 e la tonalità 605. È uno di quei filati che fa parte della collezione dei filati rigenerati di Borgo dei Pazzi Firenze ed è un 75% cotone e un 25% poliestere e sono disponibili ben 27 colorazioni, che non sono per niente poche. È un cordino spettacolare, molto morbido, scorrevole, molto facile da lavorare. Infatti se siete alla ricerca di un cordino che ha queste qualità, queste caratteristiche, il cordino amore corda 2 mm fa al caso vostro. Ho utilizzato l'uncinetto numero 4, due agganci per la tracolla nella tonalità oro, sono degli agganci molto particolari, si fissano con delle viti. Oltre a questi ho utilizzato due moschettoni a ventaglio sempre nella variante oro, una catena e poi una chiusura a cartella, anche questa molto particolare, diversa dalle solite. Anche questo accessorio si fissa con delle viti, ma il passaggio è davvero semplicissimo, vi mostrerò anche quello. Se siete interessati all'acquisto del kit vi rimando come sempre al link che vi lascio sotto al video nel box informazioni. Detto questo, io passerei direttamente al video tutorial di oggi. Prima di farlo vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina importantissima e di seguirmi sui miei social, mi raccomando. A questo punto, sigla! Inizio partendo dal fondo e utilizzo la tonalità numero 605. Faccio un cappio e avvio 27 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27esima catenella che mi serve per ritornare indietro a punto basso. A partire dalla seconda catenella vado a lavorare un punto basso, lo lavoro nella maglia dietro. Andrò a lavorare i miei punti bassi in questa maglia che sta dietro la catenella. Se vi va potete anche andare a lavorare il punto basso normale nella metà catenella in questo modo. Io preferisco per questo progetto fare così, quindi vado dietro e inizio a lavorare il primo punto basso di 26. Due, 3, 4,
5, 6 e continuo così finché lavoro tutte le catenelle. 26esimo punto basso nell'ultima catenella. Ok, sempre nello stesso punto vado a lavorare altri 2 punti bassi per un totale di 3. 1 e 2. Andiamo a realizzare praticamente un fondo ovale. Fatto questo, ritorno indietro e vado a lavorare un punto basso in ciascun punto. Quindi mi inserisco nel punto successivo e continuo a lavorare i miei punti bassi. Avendo lavorato nella maglia dietro della catenella, come notate, qui mi ritrovo direttamente 2 asole come se fosse un punto basso. La lavorazione del fondo in questo modo viene davvero molto pulita, guardate voi, vedete? È molto uniforme e compatta. Per questo preferisco andare a lavorare nella maglia dietro. Ok, vado a lavorare l'ultimo punto basso nell'ultimo punto. Ora aggiungiamo un secondo punto per un totale di 3 sempre nello stesso punto, proprio come ho fatto all'inizio. Sulla zona curva mi ritrovo 1, 2 e 3 punti. Anche qui 1, il secondo lo faccio sempre nello stesso punto ed il terzo è qui. Adesso io non andrò a chiudere il giro con punto bassissimo, continuerò in tondo per non avere la maglia di fine e inizio giro. Mi aiuterò con dei marcapunti, in questo modo anche voi potete seguire passo passo il lavoro che andrò a fare per sviluppare il fondo. Sappiate che per sviluppare il fondo ovale andremo a lavorare degli aumenti sia su un'estremità, quindi su questi 3 punti, sia sull'altra estremità, quindi su questi altri 3 punti, mentre i punti centrali rimarranno sempre invariati, ragion per cui suggerisco soprattutto alle principianti di andare a segnare il primo ed il terzo punto di ciascuna estremità, proprio come farò io, quindi 1 e 2, 1 e 2. Vedrete come il lavoro si semplificherà molto in questo modo. Ora abbiamo terminato il primo giro, vi ho detto che non andrò a chiudere, iniziamo il secondo giro. Se su ciascun punto dei 3 dobbiamo fare un aumento, iniziamo subito con l'aumento. Mi inserisco nel primo punto, lavoro il primo punto basso e sempre nello stesso lavoro un punto basso. Vado a segnare il secondo punto che mi segnala che qui ho terminato il mio aumento. Procedo a lavorare un punto in ciascun punto per i prossimi punti liberi prima del marker. 1, 2, 3, 4, 5, 23esimo punto, 24esimo punto, quindi già sappiamo che questi 24 punti centrali li porteremo con noi anche nei giri successivi. Andremo ad aumentare sempre in ciascuna estremità. Nel primo punto segnato vado a lavorare l'aumento, 2 punti bassi nello stesso punto e stavolta segno il primo aumento che ho fatto. Nel secondo punto centrale vado a lavorare sempre 2 punti bassi, 1 e 2. Nel terzo punto sempre 2 punti bassi, 1 e 2. E qui in questo caso vado a segnare l'ultimo. Non fatevi ingannare dal fatto che la posizione dei 2 marcapunti non è parallela, stiamo comunque eseguendo un ottimo lavoro. Adesso andiamo a lavorare i 24 punti centrali, proprio come dall'altra parte. Per cui primo punto basso, secondo punto basso, terzo punto basso e così via. 24esimo punto basso, vado a lavorare un punto basso, 1 e 2 nel primo punto, segno sempre il primo punto basso. Nel secondo punto basso vado a lavorare un secondo aumento, quindi 2 punti nello stesso punto e abbiamo terminato il giro, perché se vi ricordate all'inizio di questo secondo giro avevamo già lavorato
l'ultimo aumento e si va a completare così la zona curva della seconda estremità, per cui adesso dobbiamo iniziare il terzo giro. Come fare? Niente panico, anche qui dobbiamo distribuire degli aumenti. Ci ritroviamo 6 punti totali, dobbiamo alternare un punto basso ed un aumento per 3 volte. Dato che dobbiamo iniziare il terzo giro, iniziamo subito lavorando nel primo punto un punto basso, nel secondo punto l'aumento 1 e 2. Mi raccomando, marchiamo sempre il secondo punto col marker, anche perché stiamo lavorando in tondo, quindi non sappiamo effettivamente dove finisce il giro, ci confondiamo, no? Quindi io davvero vivamente vi suggerisco di utilizzare dei marker. Visto che già abbiamo lavorato la terza sequenza di 3, poi quando terminiamo il giro andiamo a ripetere soltanto per 2 volte quello che abbiamo fatto adesso. Spero di spiegarmi bene. Fatto questo, andiamo a lavorare i 24 punti totali che abbiamo su un lato, quindi 1, 2, 3, 24esimo punto. Ok, punto col marker. Qui lavoriamo un punto basso e mettiamo il marker. Nel punto successivo alterniamo l'aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Nel terzo punto un punto basso, nel quarto punto un aumento, nel quinto punto un punto basso, nel sesto punto un aumento. Segniamo l'ultimo col marker. Se provate a contare i punti, abbiamo 9 punti. Da 3 siamo passati a 6, da 6 a 9. Ad ogni giro sulla zona curva aumentiamo sempre di 3 punti. Ora andiamo avanti e lavoriamo un punto basso in ciascun punto per un totale sempre di 24. 2, 3, 24esimo punto. Adesso ripetiamo la sequenza di prima, ricordandoci che qui ci ritroviamo già a fine giro e abbiamo già lavorato la terza sequenza. Quindi un punto, nel punto successivo lavoro un aumento, nel punto successivo un punto basso, in quello successivo un aumento. Anche qui mi raccomando, non entrate in confusione perché ci troviamo 3 punti. È normale. Perché? Perché adesso che iniziamo il quarto giro andiamo a seguire la sequenza di 2 punti bassi consecutivi e poi l'aumento nel punto segnato col marker. Come notate tutto torna. E poi se avete qualche dubbio provate sempre a contare i punti. Vi ricordate che qui avevamo 9 punti. Dobbiamo avere 9 punti anche qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi il lavoro è super corretto davvero. Non fatevi prendere dai dubbi se vi ritrovate in questa situazione. Iniziamo il quarto giro. Vado a lavorare nei primi 2 punti consecutivi un punto basso. Nel punto col marker 2 punti bassi, quindi primo aumento e vado a segnarmi sempre l'ultimo punto. Andiamo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 24 punti. 2, 3, 24esimo punto. Quindi da qui adesso iniziano gli aumenti. Nei primi 2 punti lavoro sempre un punto basso, 1 e 2. Vado a segnarmi il primo. Nel terzo lavoro l'aumento, 1, 2. E adesso di nuovo nei primi 2 punti un punto basso. Nel punto successivo l'aumento. Ripetiamo questa sequenza per l'ultima volta. Nei primi 2 un punto basso, nell'ultimo l'aumento, 2 punti nello stesso, 1 e 2.
Avete visto com'è semplicissimo? Realizzare un fondo ovale non è per nulla difficile, basta seguire questa regola e vedrete che riuscirete anche a realizzare un fondo più grande o più piccolo. Vi ricordo che qui sul mio canale sono presenti ben 2 tutorial dove vi mostrano come andare a realizzare o un fondo ovale 24x8 o uno 30x10. Andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 24 punti. 24. Ora siamo quasi a fine giro, quindi ripetiamo la sequenza solo per 2 volte. Nei primi 2 un punto basso, nel terzo l'aumento e per l'ultima volta uno in ciascuno ed un aumento. Se provate a contare i punti, abbiamo 12 punti bassi sia su un'estremità che sull'altra estremità. Allora, in questo momento con soli 4 giri siamo a 22 cm per 6 cm. Penso che andrò avanti per altri 2 giri, magari arriviamo a 24x8, uno dei fondi di misure standard va più che bene per il nostro progetto. Allora io farei una cosa, nella clip successiva vi mostro direttamente lo schema che riguarda i giri successivi, quindi il quinto ed il sesto, se vado a fare altri 2 giri, perché comunque il lavoro è ripetitivo. Per esempio durante il quinto giro dobbiamo andare a lavorare i primi 3 punti consecutivi e poi l'aumento, nel giro successivo ancora 4 punti bassi ed un aumento. Ok, io penso che mi fermo qui. Giri totali 6. Per me va più che bene. Prima di iniziare con il corpo della borsa andiamo a definire il nostro fondo ovale, per cui dobbiamo eliminare anche lo scalino. Intanto vado a fare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante, in questo modo. Se volete possiamo segnare anche il primo punto bassissimo, così sappiamo che il giro inizia proprio qui. Continuo lavorando un punto bassissimo in ciascun punto sottostante fino a terminare praticamente tutto il giro. Bene, ho definito a punto bassissimo, come vi dicevo prima, ho lavorato anche l'ultimo punto, questo è il punto di inizio giro. Il fondo a questo punto, visto che l'abbiamo terminato, misura 25 cm per 9 cm, davvero non male. Adesso per facilitare i passaggi successivi cosa faccio? Stacco il cordino, sfilo, mi aiuto con un ago, mi inserisco nel secondo punto bassissimo e vado a sostituire praticamente il primo punto bassissimo. Nascondo per bene il filo. Tranquilli qui, anche se un po' evidente lo scalino, non preoccupatevi perché poi vedrete che non si vedrà più nulla, perché andremo a lavorare non solo nelle asole che adesso vi mostro, ma anche nell'asola frontale. Quindi riprendo il mio cordino, faccio una catenella, mi aggancio con una catenella, così a fine giro diverrà un punto basso. Dove mi aggancio esattamente? Guardate, qui abbiamo i punti bassissimi, no? E qui abbiamo il punto basso del sesto giro, no? Andrò a lavorare esattamente durante il primissimo giro in questi punti, nell'asola retro del punto basso e in questa maglia che le sta accanto, in queste 2 asole. Quindi se giriamo il lavoro le notiamo bene, sono queste 2. Prenderò questi 2 punti, in questo modo il corpo della mia borsa cresce in maniera perfetta, per cui tralascio sia la costina frontale del punto basso sia il punto bassissimo. Faccio questa operazione con l'uncinetto 3,5. Inizio direttamente da qui, da dove c'è questo scalino, così lo eliminiamo subito. Vado a prendere solo la metà asola retro e il punto che sta accanto. Quindi prendo il mio cappio, lo faccio passare e vado a fare una catenella.
Passo ai punti successivi, al secondo punto, metà catenella, maglia che sta accanto, prendo il filo e nel frattempo mi lavoro anche la coda del cappio iniziale. Qui c'ho l'altro punto, quindi metà catenella, maglia che sta accanto, prendo il filo e chiudo. Quindi punto successivo, metà catenella, punto che sta accanto, vedete? E chiudo punto basso. E continuo così per tutto il giro. È molto semplice, non è affatto difficile perché poi il cordino davvero è una delizia, si lavora benissimo, non è affatto rigidissimo, è molto scorrevole, vedete, con tanta facilità riesco a fare questa operazione, quindi top, davvero top. E continuo così per tutto il giro. Già qui si può notare come ci si stacca dalla base, quindi non si può volere di meglio, quindi continuo così per tutto il giro, ci vediamo direttamente alla fine. Ultimo punto del giro. Ok, e qui abbiamo la catenella iniziale. Sfilo l'uncinetto, vado nel primo punto basso, tiro l'asola all'interno, quindi mi inserisco nell'asola che ho appena creato e porto il cappio sull'uncinetto, stringo un po', quindi prendo il filo di lavorazione e lo faccio passare attraverso le asole, 1 e 2, quindi catenella ed inizio il giro, ma cambio il numero di uncinetto dal 3,5 passo al 4, per cui vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Se vogliamo possiamo anche andare a lavorare il punto maglia entrando al centro . Vedete? Oppure lavorare semplicemente il punto basso. Questo cordino per esempio permette di lavorare in maniera tranquilla il punto maglia. Però andiamo dai sul semplice, un punto basso in ciascun punto sottostante. Continuerò così per questo giro e per il numero di giri che vi indico qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri. Andrò a chiudere ed inizierò il giro come abbiamo visto poco fa. Se vi sentite più comode a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo, siete liberi di farlo. C'è solo una differenza: anziché iniziare il primissimo giro del corpo borsa con una catenella, iniziate direttamente col cappio sull'uncinetto e vi agganciate direttamente con un punto basso. E voilà, dopo aver completato i 30 giri totali, questo qui sarà il risultato, raggiungendo così l'altezza desiderata di 20 cm. Adesso vado a fare un ulteriore giro di rifinitura. Qui avevo fatto la catenella, ma la disfo e vado direttamente nel punto successivo e vado a lavorare un punto bassissimo. Continuerò così per tutti i punti bassi che ho al di sotto, con una mano molto morbida perché non voglio stringere la zona superiore della borsa. Ultimo punto bassissimo. Vado a tagliare il cordino, sfilo l'uncinetto, mi aiuto con un ago e vado a realizzare l'asola di chiusura. Per cui mi inserisco nel primo punto bassissimo realizzato in questo modo, stringo un po' ma non troppo, vado al centro dell'ultimo punto bassissimo e voilà, non mi rimane che andare a nascondere il filo d'eccesso all'interno del corpo borsa e in questo modo abbiamo completato la prima parte del progetto. Per realizzare la tasca interna basterà avviare esattamente 21 catenelle ed eseguire 15 righe a punto basso in righe di andata e di ritorno. In questo modo svilupperemo una tasca interna da 14 cm per 10 cm. Una volta fatto tutto il lavoro, basterà tagliare un po' di cordino per andare a cucire la tasca all'interno.
E voilà, una volta cucita la tasca interna, questo qui sarà il risultato. Tra l'altro nemmeno sono visibili le cuciture. Devo togliere ancora uno spillo, anzi a proposito ho appuntato la tasca con degli spilli e poi ho cucito riga per riga e sulla parte inferiore punto per punto e poi sono salita cucendo sempre riga per riga. Questo qui è il risultato. Vi faccio anche una dimostrazione pratica, vi mostro come un pacchetto di fazzolettini entra perfettamente all'interno. Ecco qui, guardate, molto molto graziosa. Che ne pensate? Possiamo passare alla realizzazione della grande tasca esterna, che in qualche modo andrà ad impreziosire il progetto stesso, la borsa stessa. Vi chiederete voi, ma come? Adesso ve lo mostro. Intanto vado a prendere la rocca di Amore Corda 2 mm nella variante 615. Non è un bianco, proprio un bianco elettrico, è un bianco tenue, una bella tonalità insomma che si sposa benissimo con quella scelta in precedenza. Quindi cosa faccio? Vado a prepararmi il cordino. E se vi ricordate, all'inizio del lavoro avevamo lavorato i punti bassi nella costina retro, lasciando libera la costina frontale, che sarebbe questa. Guardate, qui abbiamo il punto bassissimo che insieme a tutti gli altri ha rifinito il fondovale. Qui abbiamo invece tutte le costine frontali del giro punto basso del fondo. Noi andremo a lavorare esattamente in queste costine che vedrete sicuramente non appena fate il lavoro. Se lo fate avendo il lavoro tra le mani vi accorgerete subito di queste asole, di questi punti. Bene, andremo a lavorare proprio lì. Voglio lavorare questa grande tasca a punto ventagli. È un punto molto semplice, molto d'impatto, molto d'effetto, che sicuramente donerà un tocco in più al progetto finale. Inizio dalla parte retro. Ecco qui, e credo che io farò così. Utilizzo il 3,5 così riesco, vedete, ad inserirmi anche in maniera semplice nell'asola che mi interessa. Inizio subito lavorando un punto basso. Quindi vedete, col cappio mi aggancio all'asola frontale e vado a lavorare il primo punto basso. Intanto vado a fare un punto basso in ciascun punto e poi iniziamo con il punto di lavorazione vero e proprio. Nel frattempo lavoro anche la coda dietro. Siamo sulla zona curva, su quella zona dove c'è un po' lo scalino, no? Vi ricordate che vi dicevo tranquilli che poi non si vedrà nulla? Ecco perché noi andremo a lavorare in questo modo al di sopra e tutto verrà camuffato. Quindi eventualmente c'è qualche difettuccio, dopo questa lavorazione non si noterà più. Direi di continuare così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine e iniziamo il punto di lavorazione che ho scelto. Ultimo punto basso. Adesso cambio il numero di uncinetto, passo al 4, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Quindi prendo il filo, lo porto all'interno. Faccio una catenella e inizio sempre dal primissimo punto e lavoro un punto basso. Saltiamo il primo ed il secondo punto e nel terzo andiamo a lavorare il primo punto alto di 5. Quindi prendiamo il filo e facciamo un punto alto, riprendiamo il filo, un secondo punto alto, riprendiamo il filo, un terzo punto alto e di nuovo un quarto punto alto e di nuovo un quinto ed ultimo punto alto. Benissimo. Abbiamo realizzato così il primo ventaglietto, guardate che carino. Poi saltiamo sempre il primo ed il secondo punto e nel terzo punto andiamo a chiudere il modulino con un punto basso e voilà, questo sarà il risultato. Per tutto il giro dobbiamo ripetere questa sequenza. Fatto il primo punto, saltiamo i primi due e nel terzo lavoriamo il secondo ventaglio. 1, 2, 3, 4
5 e voilà. Saltiamo sempre i primi 2 punti e nel terzo facciamo un punto basso. Rivediamo il punto da un'altra prospettiva, per cui fatto il primo punto saltiamo i primi 2 e nel terzo facciamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Terzo ventaglietto completato, saltiamo sempre i primi 2 punti e nel terzo andiamo a fare un punto basso. Una volta appreso il meccanismo possiamo continuare anche da soli. Sono quasi al termine del giro, mi sono fermato un attimo perché ho un punto in più. Io poco fa non ho contato i punti per calcolare il multiplo del punto ventagli, ma non importa, si tratta di saltare un solo punto. Anziché saltarlo alla fine, lo salto prima di lavorare il punto ventaglio, quindi lo salto prima, in questo modo si camuffa meglio secondo me. Per cui dopo aver fatto il punto basso, anziché saltare 2 punti, ne salto 3 e vado a lavorare nel quarto. Ok, quinto ed ultimo punto. Avete visto? Nemmeno si nota. Fatto questo, vado a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo. Durante il secondo giro cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a lavorare nel punto basso al di sotto il ventaglio e nel terzo punto alto dei 5 un punto basso, per cui dobbiamo fare al contrario rispetto al giro precedente. Faccio una catenella per alzarmi, se vi va potete fare 2-3 catenelle e poi andate a lavorare i 4 punti alti e in questo modo poi andrete a chiudere nella terza catenella. Io preferisco fare in un altro modo, vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse, quindi faccio il primo punto e poi mi inserisco nella sua maglia. Poi vado a fare 4 punti alti per un totale di 5 col primo fatto. Poi saltiamo sempre i primi 2 punti e nel terzo lavoriamo un punto basso. Il criterio è sempre lo stesso. E poi di nuovo, da qui saltiamo sempre 2 punti, andiamo nel terzo, il terzo è il punto basso e andiamo a lavorare un bel ventaglio di 5 punti alti. Poi saltiamo 2 punti, 1 e 2 e andiamo nel terzo, qui lavoriamo un punto basso. Ecco qui, poi questo è il risultato, poi con lo sfondo del corpo della borsa è ancora meglio. Visto che abbiamo anche qui compreso il procedimento, possiamo continuare da sole. Ci rivediamo un'altra volta perché quando andremo a lavorare il terzo giro ci sarà qualche variazione. 1, 2, un punto basso nel terzo. E posso andare a chiudere il giro nel primo punto alto. Se avete fatto le 3 catenelle, nella terza catenella. Io vado direttamente nel punto basso sull'altro. Ok. E chiudo il punto bassissimo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostarci nel terzo punto alto per andare a lavorare il punto basso e da lì poi ripartiamo sul punto basso il punto ventaglio, sul terzo punto alto il punto basso. Per spostarci cosa facciamo? Andiamo nel secondo punto alto e facciamo un punto bassissimo. Andiamo nel terzo punto alto, facciamo un punto bassissimo, una catenella per alzarci e sempre nello stesso punto un punto basso. E da qui si riparte. Quindi prendo il filo, vado nel punto basso e lavoro un ventaglio. 1, 2
salto 2 punti e nel terzo lavoro un punto basso. Quando terminiamo anche questo giro faremo l'ultimo ventaglio nel punto basso e poi ci andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Penso che tutto sia chiaro. Dobbiamo procedere in questo modo per altri giri. Come sempre vi scrivo qui sullo schermo, oltre a questi giri, quelli che andrò a lavorare insieme alla misura in centimetri totale. Bisogna ripetere il secondo ed il terzo giro finché non raggiungiamo l'altezza desiderata, o quantomeno la mia. E voilà, completati i 10 giri a punto ventagli, questo qui sarà il risultato. È davvero una meraviglia, io adoro questa lavorazione, mi piace troppo. Questo è il fondo. Come notate non fa una piega, per cui avremo una tasca interna e una tasca esterna molto grande, quindi potremo mettere qualche oggetto anche all'interno di questa tasca a punto ventagli. A questo punto andiamo a chiudere insieme il giro. Qui avevo fatto l'ultimo punto basso, posso staccare un po' di filo, vado a realizzare l'asola al primo punto alto. Quando ho avviato il 10° giro ho sostituito il primo punto alto con un punto basso ed una catenella, appunto per andare a realizzare l'asola di fine giro. Quindi mi inserisco nel secondo punto alto, vado a realizzare l'asola alla catenella, in questo modo anche qui non si noterà l'avvio e la chiusura del giro, vedete? È come se fosse un punto alto a tutti gli effetti. Fatto questo possiamo nascondere con calma il cordino in eccesso all'interno. Bene, una volta fatto tutto questo, siamo davvero agli sgoccioli, stiamo per terminare il progetto. Bisogna realizzare questa lunga striscia di soli punti bassi. Questa lavorazione fungerà un po' da cinturino perché la andrò a fissare direttamente sulla chiusura a cartella. Questa presenta 2 viti, metterò le viti, se è necessario anche un po' di colla per sicurezza, perché no. Poi l'altra estremità, come notate, ho lasciato del cordino in eccesso perché mi servirà appunto per andare a cucire questi 5 punti sul dietro della mia borsa. Per realizzare questa lunga striscetta ho realizzato 6 catenelle, poi ho lavorato un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 5 punti bassi e ho continuato per un totale di 35 righe, raggiungendo così all'incirca 22 cm di cinturino.
E voilà, anche questo progetto l'abbiamo terminato, è una favola, una meraviglia, stupenda, mi piace troppo davvero. Spero che il progetto piaccia anche a voi, penso di sì, dai, come si fa a non piacere questo progetto? Allora, come avete visto è stato anche abbastanza facile andare ad applicare gli accessori metallici. L'unica accortezza che vi faccio è, quando andate a cucire il cinturino sulla parte dietro della borsa, mi raccomando, occhio alla tasca. Non andate a cucire la tasca, dovete cucire proprio questa lavorazione all'interno della tasca, altrimenti rischiate di cucire appunto anche la tasca. È stato anche abbastanza facile andare a applicare i due agganci per appunto agganciare prima il moschettone e poi la catena. Gli agganci si sposano benissimo a tutto il resto del progetto, è venuto fuori un progetto comunque elegante, molto raffinato a parer mio. Sarà merito del punto ventagli, sarà merito degli accessori in oro, sarà merito del modello stesso, perché vi ricordo che abbiamo una doppia tasca, non solo abbiamo la tasca all'interno, avete visto che è stato facile realizzarla, quindi all'interno possiamo mettere il nostro pacchetto di fazzoletti, il cellulare magari in verticale, ormai gli smartphone di oggi sono abbastanza grandi, dubito che questa tasca li possa ospitare, però senz'altro possiamo inserire il nostro smartphone direttamente qui come sto facendo io, quindi chiudere la nostra borsa, no? E facilmente possiamo prendere e rimettere dentro la borsa il nostro smartphone, ma qualsiasi altra cosa. Possiamo sfruttare anche questa parte dietro, perché come avete visto io non l'ho bloccata di proposito, però sappiate che comunque potete cucire direttamente sulla parte dietro dove c'è la lavorazione appunto ventagli. Io non avrei altro da aggiungere, sono molto soddisfatta di questo progetto e come sempre sono curiosa di sapere cosa ne pensate e se soprattutto andate a replicare il progetto di oggi. Stavo dimenticando farvi vedere il fondo, cioè sembra una lavorazione, un tutt'uno praticamente. Anche se alla fine è così, lo sappiamo noi che ci siamo agganciati 2 volte al fondo. Comunque a questo punto vi do anche le misure così potete orientarvi meglio, sappiate che potete realizzare lo stesso progetto su un fondo vale 30x10, quindi andate avanti con i giri come vi avevo mostrato all'inizio. Potete alzare il corpo della borsa ancora, io mi ero fermata a 22 cm se non erro, ma potete continuare fino a 25, di conseguenza alzerete anche il lavoro appunto ventagli o col punto che preferite, perché io ho utilizzato per esempio il punto ventagli per dare questo tocco elegante al progetto, ma potete utilizzare qualsiasi altro punto super semplice, veloce, ma comunque d'effetto. Siamo a 27 cm per 22 in altezza e comunque abbiamo una bella profondità da 9, eravamo a 9 cm. Come sempre ho imbottito la borsa perché vi mostro l'effettiva capienza, ho messo dei gomitoli all'interno, vi faccio vedere anche meglio, che dire, una favola. Adesso giudicate voi. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere con un commento sotto il video e con un bel pollice all'insù. Se siete interessati a realizzare questo progetto ed acquistare i materiali che vi ho mostrato, potete tranquillamente cliccare al link che vi lascio sotto il video nel box informazioni. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana o magari ci rivediamo direttamente questo venerdì. Insomma, rimanete sempre sintonizzati, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, in questo modo non vi sfuggirà alcun progetto. Alla prossima, un bacino a tutti!